Ragazzoli miei, buongiorno. Siamo pronti a ripartire. Diciamo che la vacanza, tra virgolette, è finita. Mi sono riposato un po' di giorni aspettando che mi arrivasse il nuovo pannello solare che ho qui nello zaino e che dopo vi farò vedere. In questi giorni sono stato ospitato dal nostro caro Paolo. Ciao Paolo, che ringrazio di cuore per tutto, grazie per l'ospitalità. E niente, Valiu, adesso direi che è arrivato il momento di riprendere il nostro cammino. Bene, raga, allora è qui che abbiamo concluso la nostra tappa da 100 km proprio in questo punto. E quindi 3, 2, 1, iniziamo questa nuova tappa. Via! I know what you're saying, no need, no explaining, you're making me shake and shiver. Ripartire dopo tanti giorni di riposo, raga, non è per niente semplice, mi sento già stanco. Mi sono riposato tantissimo e devo ringraziare il pannello nuovo che invece di arrivare entro 2 giorni, così come doveva essere, mi è arrivato dopo 4-5 giorni di attesa. E niente, lo testeremo e voglio vedere un attimino le differenze rispetto a quello vecchio, se realmente va bene, e poi questo vecchio praticamente lo vorrei lasciare in bella vista davanti a un cassonetto, con la speranza che qualcuno, nel caso in cui ne avesse bisogno, se lo possa pigliare ed utilizzare come meglio crede. Sto per percorrere il sentiero La Mena, eccolo qua, praticamente dovrebbe essere lungo una decina di chilometri e fu creato nel XIX secolo per delle esigenze di alcuni trasportatori, mulattieri e roba varia. Fu utilizzato per 5 anni e nel 2012 poi fu inaugurato dopo essere stato messo in sicurezza. Ci troviamo comunque in Andalusia, quindi mi aspetto qualcosa di bello da vedere. Oh, mamma mia raga, guardate, polverone alla faccia. Ah, ho fatto giusto in tempo. Vai, vieni, c'ho gli occhi aperti, dai, colpisci, dai. Ah. Che ci fanno questi a casa mia? Te la pozzano pure in scala. Wow, wow raga, che bello, guardate qua che vista. È una torre di avvistamento alta 7 metri, costruita principalmente per difendere la costa. L'hanno piazzata proprio in un bel punto. Guarda, è brutto qua, Non so il perché, ma una salita e discesa su quelle scale e ho i crampi ai quadricipiti a tutte e due. Ma ora mi tocca salire un po'. Arrivati a questo punto raga, il sentiero che dobbiamo fare ora è questo. Sulla cresta della montagna nativa.
E tu? Ragazzuoli, c'è una tartaruga. Ti rinfreschi un po' la testolina che fa caldo. Ciao capretta. Beh, ma tutti questi animali qua. Oh. Dove va? In questa solitudine sotto al sole, su questa strada abbandonata, sto diventando matto. Guardate qua che roba. Wow. Ho raggiunto il centro abitato. Sinceramente volevo fermarmi un po' prima perché qui ora non so dove poter andare a piazzare la tenda, però avevo bisogno di acqua, di qualcosa da mangiare, quindi ma che faccio? Proviamo ad andare da questa parte. Praticamente c'è una piccola montagna davanti a me, vediamo se c'è qualche posto fattibile, altrimenti dovrò tornare indietro un paio di chilometri e piazzarmi prima del centro abitato. Mamma mia raga, non mi dite niente, ma ci sono certe facce qua, mi guardano stranissimo. Saluto, hola, non mi degnano di una parola. È una situazione rassicurante questa. Vediamo da qua, sembra un percorso abbandonato. Ok dai, qui non sembra male, quasi quasi ci piazziamo in questo punto. Prima di aprire la tenda direi che è arrivato finalmente il momento di testare il nuovo pannello. Vi avviso subito che è lo stesso pannello, non è un qualcosa di diverso, ma è proprio lo stesso pannello che già abbiamo. Eccolo qua. Però raga, finalmente adesso vi faccio la differenza perché è impressionante. Cioè, guardate qua. Come testeremo il tutto? Abbiamo il nostro vecchio Note, praticamente ho scaricato un'app per vedere l'amperaggio in entrata e anche il tempo di ricarica. Diciamo che oggi non parleremo di grandi cose, semplicemente vi mostrerò, appunto, per farla semplice, quanta differenza c'è tra un pannello e l'altro nel caricare il più velocemente il nostro telefono. Quindi colleghiamo un po' il tutto e speriamo funzioni. Allora, posizioniamoli nello stesso modo, così siamo sicuri che nessuno dei due sia in vantaggio rispetto all'altro. Carica veloce, posizionata, e vediamo un attimino che cosa ci dice. Allora, l'abbiamo collegato, perfetto, il sole è abbastanza buono. Raga, praticamente passa dai 200 milliampere ai 300 e 400, cioè si vede che non è proprio ottimale, e infatti mi dice che più o meno caricherà il tutto 1 ora e 40 e siamo a quasi al 60%. Adesso è uscito 6 ore, 11 ore, cioè guardate qui c'è un po' di casino, non è che funziona benissimo. Adesso sta a 7 ore, niente raga, c'è uno sbalzo di corrente e quindi vuol dire proprio che ormai è fuori uso. Proviamo quello nuovo. Non si ama pure questa stessa cosa. Ok, collegato, perfetto, vediamo che cosa succede. Allora, c'è un aumento 800 mAh, abbastanza costanti, resta lì, quindi ci siamo. Più o meno resta intorno agli 800-900, quindi va benissimo, e mi dice più o meno 58 minuti al termine della ricarica. Ora ragazzuoli, questo telefono ha dei seri problemi anche al connettore, perché purtroppo è abbastanza vecchio, quindi ogni tanto carica, non carica, però comunque sia abbiamo una grande differenza rispetto all'altro pannello. Oh, da quel che ho visto la differenza è tantissima, carica molto di più rispetto
al nostro vecchio pannello, nonostante il sole comunque oggi non sia tutto sto granché. Però se già carica così in questi giorni, in estate sicuramente caricherà molto ma molto più velocemente. Facciamo lo stesso test con il nostro power bank, perché è questo che verrà ricaricato direttamente con il pannello. Io evito sempre di caricare direttamente il telefono, appunto perché ci sono questi sbalzi di corrente, e quindi questo pannello nuovo. Ok, vediamo un po' che cosa succede, non so se si vede. Allora, 1.3 ampere in uscita. Ok, abbiamo collegato. 0.2 ampere in uscita. Cioè raga, sta proprio messo male. Sta messo male. E anche io mentalmente sto messo male perché non ho ricaricato il power bank, perché ero sicuro che il nuovo pannello avrebbe funzionato, e quindi ok, dai, devo lasciare a caricare il power bank. Perché ho scelto questo pannello? Perché secondo me per qualità-prezzo è un'ottima scelta. Un'altra cosa molto positiva di questo pannello è che, a differenza di tanti altri, praticamente quando va via la luce del sole, quando entriamo in una galleria o quello che è, non passa più la corrente, e molti pannelli hanno bisogno di staccare e riattaccare la presa per riavviare il tutto. Invece questa fa tutto in automatico, quindi una volta tenuto sulle spalle fa quello che deve fare, non dovete pensarci più di tanto. L'importante è che appunto ci sia un po' di sole per la ricarica, e se riusciamo a mettere il pannello a 90 gradi in direzione del sole ancora meglio. L'ho scelto di nuovo perché alla fine mi è durato un anno, nonostante l'ho maltrattato tantissimo, salsedine, alberi e tutto il resto. Raga, ha tenuto, sono felicissimo perché ha tenuto a tutto, e quindi credo che mi convenga appunto restare su questo, dato che mi ha dato una grande soddisfazione. Quanto costa? Allora vi avviso subito che purtroppo sti pannelli, diciamo i venditori, non lo so, forse Amazon, non è che ha calato il prezzo. Il prezzo è sempre quello, l'ho pagato 70 quello vecchio, 70 questo nuovo, soltanto che la cosa che è cambiata è che praticamente su Amazon lo trovate a 90, con la speranza che nessuno si accorga che sotto ti fanno per un periodo brevissimo 20 euro di sconto. Quindi diciamo è un po', permettetemi di dire, un po' una truffa, una presa in giro, giusto per farti pagare la stessa somma per il pannello, ma con la convinzione che tu ci hai risparmiato qualcosa, perché l'ho controllato anche mesi e mesi fa, la stessa identica cosa, 90 euro con 20 euro di sconto, alla fine stiamo sempre là. Quindi comunque costa 70, e se vi devo dire la mia, più o meno il prezzo ci sta, il pannello è buono, sono contento, speriamo mi duri fino alla fine del viaggio. No, te pozza, c'è l'ombra. Cioè giusto qua è arrivata l'ombra. Ragazzuoli, ho lasciato caricare il nostro power bank per un'oretta abbondante, ed è arrivato il momento di vedere a quanto è arrivato. Era a 0 e ora... no vabbè raga, cioè un'ora e mezza è al 44%, non ci credo. Impressionante, non so se si vede, non lo so, comunque al 44%, cioè ora ha caricato più o meno un'ora e mezza, e solitamente con l'altro quasi mezza giornata mi caricava ormai 15-20% massimo, quindi sono soddisfatto di tantissimo, e questo vuol dire che appunto se carica così in 4 ore massimo me lo ricarica tutto. Spettacolo. Cioè mi è passata già l'ansia ogni volta di camminare, di dovermi fermarmi ai bar per un'ora, 2, tante volte anche 3 per caricare tutte e due i power bank. È un casino. Sono felice. Comunque, arrivati a questo punto, con un nuovo pannello possiamo riprendere il nostro cammino, e adesso possiamo pensare ai problemi veri, cioè il caldo che sta arrivando. Ragazzi, secondo me quest'estate passerà un sacco di guai.
Vabbè, con la speranza che anche quest'altro video vi sia piaciuto, il vostro Nazi vi saluta e mi raccomando, iscrivetevi al canale che è importantissimo, sostenetemi, mettete un mi piace, se vi va condividete questo video. Ciao belli!